Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un coltello non da bushcraft, neanche da survival, come si può dire, ma un altro pucco. Questo è un coltello artigianale creato da Juha Pertulla. È un ragazzo finlandese che costruisce e vende coltelli con stile, come vedete, scandinavo o finlandese. Qua ci sono le sue iniziali, perché questo è interamente costruito da lui. Insieme vi viene dato questi due piccoli foderi, come a protezione della lama, uno in stile naturale e uno in stile mimetico. Perché questo? Questo modello è detto modello da fabbro, o coltello del villaggio di Smith. Perché non viene foderato di cuoio? Perché i costruttori di coltelli nonché fabbri non avevano tempo di costruire e foderare in cuoio i coltelli, quindi avevano questo stile un po' grezzo, diciamo. E ovviamente la lavorazione delle pelli non era un lavoro da fabbri. A mio avviso tutti i coltelli artigianali hanno un suo fascino, perché abbiamo nelle mani un pezzo unico, soprattutto questo coltello che viene anche dalla Finlandia, quindi è proprio al di fuori dell'artigianato locale. Come ho già detto, il modello è un pucco, tipico coltello dei paesi del nord scandinavi. La lama ovviamente al bisello scandinavo, quindi molto alto. L'acciaio è un 80 CRV2 a doppia tempra, la lama 50 HRC 63 HRC, lo spessore è 3,3 mm e la lunghezza è 75 mm. Prima i fabbri inserivano direttamente la lama nel legno a incastro, ma adesso viene usata una semplice colla epossidica per dare più resistenza. La lunghezza del manico invece in betulla è di 105 mm, trattato con la fuliggine e poi rifinito ad olio. Tutto questo per creare uno stile rustico e di altri tempi, diciamo. I principali usi di questi coltelli sono da intaglio, da incisione, per costruire dei piccoli oggetti, ovviamente per tagliare il cibo, si possono usare anche per piccola cacciagione. Come tutti i coltelli sono affilati, come tutti i pucco, diciamo, sono affilati veramente a rasoio. E oggi il bosco è parecchio umido, quindi la carta ha assorbito l'umidità e si taglia anche male, ma vi assicuro che taglia veramente come un rasoio. Io non ho mai visto un coltello così affilato, diciamo, ecco. Facciamo dei piccoli test perché ovviamente con questo non ci si può fare chopping o batoning o lavori pesanti. Ci limitiamo, tra virgolette, diciamo, a lavori più di fino. Intanto facciamo un piccolo test dei trucioli. Vediamo un po' come entra nel legno secco. Come vedete taglia come burro, ma veramente come burro. Anzi, per sicurezza mi metto anche i guanti. La lama è parecchio affilata e basta una distrazione e vi fate veramente del male. Come si vede il guanto mi ha salvato più di una volta da tagli e tutto il resto. Beh, direi che entra nel legno decisamente, ma decisamente bene. Anche se è un coltello, diciamo, tascabile, è veramente valido. Non vi fate ingannare dalle dimensioni piccole, ma è veramente un coltello eccezionale, veramente. Questo, diciamo che entra subito a far parte dei miei coltelli preferiti, perché questo artigiano finlandese sta realizzando veramente delle lame eccezionali, veramente bello, anche con uno stile tipo medievale, veramente mi piace veramente tanto. Dato che sono qua nel bosco, perché non provare a fare anche un po' di chopping, anche se non riservo nessuna pretesa da questo coltello,
però proviamoci. Beh, nel suo piccolo se la cava, Sì, sì, certo, senza tante pretese, però qualche piccolo lavoretto ce lo potete fare. Sì, sì, perché no? Ovviamente una tipologia di coltelli così può essere usata sia come strumento da intaglio, perché se guardate bene in giro ci sono anche dei mora che vengono prodotti proprio per intagliare il legno, più o meno con le solite sembianze, quindi per lavoretti da campo, tipo fare un piccolo picchetto, appuntire il bastoncino, creare la tacca per un cordino, fate in un attimo. Per i piccoli lavori da campo questo è eccezionale. Ovviamente quando siete in montagna potete anche tagliarci il panino, formaggio, qualsiasi cosa, tanto lo tenete ben pulito, poi magari ci passate anche una goccia di olio di vasellina che è naturale e non irrancidisce, e poi lo rimettete nel suo piccolo fodero. Anche come scortecciamento direi che si comporta bene, taglia per tutta la lama, vedete? Con questo movimento io arrivo fino in fondo alla lama, dal basso verso l'alto, quindi guardate come riesco a sfogliare il legno, e questo è stagionato, non è verde, quindi è abbastanza duro da tagliare, diciamo. Con questo piccolo coltello ci fate tutte le vostre uscite più tranquille, ecco. E a me questo stile medievale, rustico, mi piace davvero tanto. Io in descrizione vi lascio il sito dell'artigiano che lo produce, con tutte le informazioni per poterlo contattare, poter vedere altre sue creazioni, perché ne esistono, lui fa altri 2 o 3 modelli, uno col fodero di pelle, uno fatto a rasoio. Io vi lascio tutto in descrizione, magari vi faccio passare anche a video i suoi modelli. E che dire, se vi piace lo stile dei Pucco, io ve lo consiglio veramente veramente tanto. Prodotto artigianale finlandese, avrete un pezzo unico nel vostro zaino o nella vostra collezione. Io ve lo consiglio veramente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Per qualsiasi cosa scrivete le vostre domande nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.